Era il 1996, ne sono praticamente certo, ma potrebbe anche essere l'86. Questa ha poca importanza quando usciva il B1 primigenio. Sì, che era la versione, se vogliamo, destinata ad un mercato più economico del super celebrato A1 che noi abbiamo descritto più volte e lo abbiamo provato anche nella sua recente, di un anno e mezzo fa, reinterpretazione fatta dalla Musical Fidelity attuale. Esatto, a firma di Simon Querry, il progettista, che salutiamo e del quale trovate anche un'intervista sul canale. Progettista che firma anche questo qui. Bravo, e invece all'epoca fu Tim De Paravicini, il compianto grandissimo progettista, che firmò sia la 1 che il B1. Non vi diciamo altro perché... Guardiamo nell'altra telecamera. Guardiamo l'altra telecamera. Non vi diciamo altro perché tra poco, nella descrizione, vi racconteremo una storia. Non so manco quale, ma ve la racconteremo. Vabbè, comunque, vi diremo tante cose interessanti di questo apparecchio. www.edg.it o .com, subscribe, campanella, a tra poco, ciao! Ciao! Caro Giulio, B1XI, c'è una cosa molto importante da dire, che mentre per la 1 l'estetica era stata rispettata per filo e per segno, meno di un centimetrino mi pare per parte. Bravo, poco di più per parte. In questo caso l'estetica del B1 nuovo XI non è quella del B1 primigenio, che non era del 96 ma del 1990 e costava 690.000 lire, ma è completamente diversa e guarda un po' agli altri prodotti della Musical Fidelity perché è molto simile alla serie 2. Allora, diciamo che laddove la 1 è stata, come dicevamo, un'operazione filologica dove si è cercato non soltanto di mantenere la stessa impostazione progettuale, ma ove possibile anche la stessa componentistica, qui il progettista Simon Querry e il suo team si sono sentiti liberi di, diciamo, proporre, realizzare un prodotto completamente differente, anche perché qui stiamo comunque in una fascia di prezzo molto più economica. Esatto, costa 799 euro e per rientrare all'interno di certe cifre hanno utilizzato lo stesso tipo di cabinet che si usa normalmente in Musical Fidelity per le serie più economiche, segnatamente, come ho già detto, la serie 2 e la serie 3. Posso dire una cosa che mi è sembrata piuttosto interessante nella documentazione di questo prodotto. Dettaglieremo più avanti, questa macchina non è dotata di una connettività di rete tipo Wi-Fi o tipo porta Ethernet, quindi con questa macchina non si può fare streaming, perché quasi lo abbiamo visto, la gran parte delle proposte che ci sono attualmente sul mercato di prodotti anche molto economici sono dotati di questo tipo di connettività e montano a bordo un modulino di streaming che ti permette di connetterti a Spotify, Qobuz e via discorrendo. Alla Musical Fidelity hanno fatto un discorso che a me è piaciuto molto. Loro hanno detto: dal momento che ci sono prodotti, non fanno nomi, ma il riferimento secondo me è esplicito a WIM, a qualche SMSL, insomma questi prodotti asiatici che abbiamo provato tante volte, dal momento che ce ne sono tanti, funzionano benissimo e sono proposti ad un ottimo prezzo sul mercato, noi qui dentro a questo amplificatore non ci mettiamo quel tipo di componentistica che serve a fare quella funzione. Ve la comprate a parte e comprate un ottimo prodotto, ma cosa molto intelligente, dietro, e lo state vedendo in overlay in questo momento, vi mettiamo un connettore USB-C. Qualcuno si chiederà: a che serve? Serve ad alimentare l'eventuale, facciamo WIM, che l'utente vorrà acquistare. Quindi loro dicono: in realtà noi ti stiamo già fornendo l'alimentatore Pro, l'alimentatore dedicato a quel prodotto, quindi tu quando lo acquisterai non dovrai utilizzare l'alimentatorino a parete che arriva nella scatola del WIM della situazione. Esatto, ma uno di livello audio grade
perché gli stessi 5 volt sono quelli che alimentano il DAC interno e che passano per l'alimentazione filtrata del B1XI, quindi che vedremo è una gran bella alimentazione, insomma. sì, Quindi, molto ecco, molto meglio di quello aspirina. esatto, è un pensiero intelligente. Detto questo, la macchina un DAC interno ce l'ha. Perché? Quello che volevo dire è che la manopola del volume divide quasi a metà il prodotto, da una parte gli ingressi analogici, dall'altra quelli digitali, tra i quali Bluetooth coassiale, ottico, siamo lì, un ARC, HDMI, ARC e un ingresso line in, un ingresso linea. Allora, questo ingresso linea e poi corrisponde con questo mini jack da 3,5 che gli sta accanto. Bizzarro, secondo me. Comodo però, perché magari ci attacchi il cellulare, ci attacchi qualcosa che vuoi. Il Walkman. Il Walkman, quello che è. E poi l'uscita cuffia, 6,3 mm. Quindi non c'è il connettorino piccolo per la cuffia, ma c'è soltanto il connettore grande. Comunque c'è da ricordarsi che laddove questo è un'uscita cuffia, questo invece è un ingresso linea. Sì, ma c'è anche scritto line in e force, quindi non puoi sbagliare. Da questa parte invece abbiamo il tasto di on standby e il sensorino IR che serve a far funzionare questo bel telecomando. Esatto, telecomando in plastica. In plastica, però devo dire carino, compatto, fatto bene. Sì, ben disegnato, elegante. Quindi. Ma caro Giulio, ti volevo fare una domanda che in molti si faranno. Sì. La potenza di uscita, che te la dico io? Quindi ti fai la domanda e ti autodai la risposta. Bravo. Allora, 60 watt su 8 ohm, 100 watt su 4 ohm con un damping factor di 30. Fattore non di smorzamento. Esatto, non altissimo, ma neanche bassissimo, soprattutto se teniamo conto del prezzo del prodotto. Sì. Ovviamente in classe AB, poi lo vedremo nello sventramento, questo è completamente analogico con una chicchetta che è quella di varie alimentazioni diverse e un controllo del volume che vedremo se è effettivamente totalmente analogico o meno. In ogni caso è attuato da un motore. Da un motore, questo ti permette di pilotarlo col telecomando. Bravo, quindi un motore e un potenziometro che dal punto di vista della integrità e della purezza del segnale è meglio, dal punto di vista della precisione meno, perché quando premi c'è un minimo di abbrivio del motore, però comunque è una cosa accettabile. Altra chicchetta interessante della dotazione di questo amplificatore economico è l'ingresso fono. Ingresso fono. Sì, c'è proprio bello scritto. Fono MM. Fono rigorosamente MM. CD AUX e poi non vedo perché sono 4 gli ingressi, ma non ho gli occhiali. CD AUX 1 e AUX 2. Di non mettermi gli occhiali perché sono più bello senza. Sì. Fono, sì, CD AUX 1 e AUX 2. Insomma, però aspetta, ti sei dimenticato lo splendido LED sulla manopola di... Lo splendido LED sulla manopola di volume. Comunque, detto questo, si tratta veramente di un amplificatore integrato di quelli standard, se vogliamo, sì, esatto. Senza grandi voli pindarici, senza grandi soluzioni tecniche particolari che lo segnalano, lo contraddistinguono in qualche maniera. Un prodotto assolutamente ben fatto che punta, e su questo va detto che il signor Simon Quarry è un po' una garanzia, punta sulla bontà del progetto e su una accurata messa a punto in termini proprio di risultato sonico che vi descriveremo poi nella parte dell'ascolto. Certo, e poi soprattutto va incontro proprio a quella che era la filosofia di Musical Fidelity, perché Michelson si chiama. Anthony Michelson, che ha venduto la Musical Fidelity alla Project qualche anno fa, aveva proprio la missione di progettare e costruire prodotti con eccellente rapporto qualità-prezzo. Del resto, e torniamo un po' sempre alla 1. La 1 fece storia, è diventato un'icona perché nell'epoca nella quale c'erano Jeff Rowland, Mark Levinson, Krell, prodotti costosissimi, lui uscì con un integrato che costava un ventesimo forse, è vero che era un 30 watt rispetto a potenze molto più alte, ma suonava alla grande e costava poco. Certo. E quindi il B1 non è altro che la copia o fotocopia esattamente di quell'idea ancora più
economica, ancora più cheap, ed ebbe un successo strepitoso nel 90. Segnaliamo che di questo prodotto qua è recente vincitore del premio Acer. Per quello come miglior amplificatore budget. Allora, io sono pronto, anche perché qui dobbiamo fare una piccola indagine. Sono pronto per lo sventramento. Andiamo. Seguiteci, a tra poco, ciao. Giulio, andiamo subito al JRC 1134, che sarebbe questo. Per smascherarlo mi hai costretto a smontare il DAC, ma poi ci torniamo dopo. Perché voglio porre particolarmente l'attenzione su questo componente? Ok. Perché ho trovato in rete qualcuno che ha detto il controllo del volume del Musical Fidelity è fatto con un chip. No, perché questo chip contiene controlli di tono, controllo del volume e controllo e selezione degli ingressi, ma nel Musical Fidelity è usato solo per la selezione degli ingressi, quindi il volume è analogico, tanto che se seguiamo questo cavo e qui vediamo che c'è scritto right channel e left channel ed è un cavo schermato, ok, massa destro-sinistro, finisce dentro il potenziometro. Questo è il motore e questo è il potenziometro incapsulato, tra l'altro un discreto potenziometro, soprattutto tenendo conto della classe del prodotto, quindi il controllo del volume è analogico, ok? Bene, passiamo poi qui. Questa è la sezione di alimentazione dello standby, questo è il piccolo trasformatore per lo standby e questo invece è tutto il filtro antidisturbo. Fatto bene, direi proprio bene. Trasformatore toroidale, tensioni di uscita. Vediamo se Togli la mano dal trasformatore, ecco così lo facciamo vedere. Togli la mano. Ok. Tensioni di uscita 18.018 e 31.031 che si vedono chiaramente. Ok. Il 18.018 serve per fare 15.015 attraverso questi due stabilizzatori che servono per alimentare le sezioni pre e driver. 31.031 alimentano invece i finali, quindi è una costruzione fatta benissimo. Il 5 volt dove lo si prende? Chiedimelo. Il 5 volt dove lo si prende? Da qua, perché questa è l'alimentazione dello standby. Eccola qua, standby ground più 5 volt. Quindi tutta la parte, la sezione digitale, la sezione di uscita USB-C hanno un alimentatore a 5 volt a trasformatore completamente separato rispetto al resto. Okay. Quindi tanto di cappello sempre per i 799 euro, d'accordo? Andiamo qui, sezioni abbiamo detto di stabilizzazione per pre e driver e questa invece è l'alimentazione del finale. Ponte raddrizzatore, due condensatori di buon valore perché sono 6800 microfarad 50 volt l'uno e poi qua c'è la sezione finale vera e propria con due semiconduttori NPN e PNP per canale e notare il piccolo dettaglio che fa capire quanto poi il prodotto è curato dal punto di vista della progettazione sono questi trimmer che sono dei trimmer per la regolazione della corrente di riposo ma sono multigiri e sono parecchio più costosi di quelli normali che multigiri non sono, ma permettono una regolazione molto più fine e questa è una piccola chicchetta e faccio i miei complimenti al progettista Simon Quarry. Cabinet molto ben fatto. Sì. Qua vediamo piccolo dettaglio, insomma la piccola attenzione alla foratura inferiore, vedete che ci sono dei fori inferiori che sono direttamente messi a contatto con la aletta superiore e suppongo che poi ci sia una foratura anche sul coperchio, infatti è lì e lo vediamo, esatto. C'è il coperchio. Quindi questo fa una sorta di effetto camino con l'aria che entra qua sotto, sale lungo le alettature e viene dissipata da sopra. E a proposito di contenitore, tutto in metallo, ma il pannello frontale è in alluminio anche piuttosto spesso. Sì. Sì, così è ben fatto. Qua si vedono il dettaglio con le schedine dei LED
che vedete sul pannello frontale, una di qua e una al di là del controllo del volume. Esatto, con la piattina, il flat cable che collega e la logica di controllo che sta laggiù. Veniamo al DAC che tu mi hai fatto smontare. Lo inquadro qui. Esatto, questo è il modulo che ti piace tanto e che fa Bluetooth. Qualcomm. Esatto. E fa SBC, AAC e aptX. Ok. 3 codec. DAC Sabre ESS 9018. A livello di connessioni abbiamo il coassiale, l'ottico, l'antenna del Bluetooth. Questo vive di vita sua, diciamo, perché questa è la sezione di uscita e questo, come vedete, left, ground e right è proprio l'uscita vera e propria che finisce dentro alla motherboard. Quindi Sì. Quando si seleziona uno degli ingressi attraverso queste due piattine che io adesso ho staccato, esce fuori il segnale direttamente in analogico, una piattina, e la seconda piattina è questa, Sì. che dà il segnale HDMI ARC. Quindi fondamentalmente questa macchina è costituita da parecchie schede, perché c'è la scheda dell'alimentazione, poi c'è la motherboard con l'amplificatore, il preamplificatore e l'amplificatore finale, diciamo. Poi c'è la scheda DAC con gli ingressi digitali e poi c'è una schedina a parte che è quella dell'HDMI, Esatto. che vediamo qui. Esatto. Pannello posteriore, ci arriviamo. Questo lo appoggio poi dopo, Sì. forse lo rimonterò, non so se sarò in grado. Va bene. Quindi con tutte le sue belle connessioni a standard RCA, Esatto. dettaglio sull'HDMI ARC, il ground per il giradischi, i famosi 5 volt 1 ampere e poi i terminali dei diffusori, i classiconi. Poi qui c'è il cambio tensione che fa 230 e 215 e 115, quindi questo multistandard. L'unica cosa che non abbiamo detto è che c'è un pre-out Ah, è vero, eccolo sotto qui. il volume al quale si potrebbe collegare anche un subwoofer. Quindi Certo. non è che l'uscita subwoofer non c'è, perché quel pre-out è asservito alla manuale del volume. Già che ci siamo, sto inquadrando, eccolo qua, B1 XC Integrated Amplifier by Musical Fidelity, design in England, built in China, e poi sotto il riferimento alla di Audio Tuning, che è l'azienda al di sotto della quale si trova la Musical Fidelity. Esatto. L'unica cosa che mi piace sottolineare, vieni su Giulio, Sì. è che non c'è il tape out. In questo amplificatore non c'è. Non c'è. E non credo che in molti ne sentiranno la mancanza. Andiamo ad ascoltarlo, grandissimo rapporto qualità-prezzo. Ciao. Ciao ciao. Sono passati tanti anni, perché sono 35 anni, Sì, da quando è uscito fuori il B1 primigenio, se così lo possiamo definire. Allora, questo mi sembra un amplificatore che prima di tutto cavalca alla lettera la filosofia di Anthony Michelson. Anthony Michelson, bravo, che era quello di cercare di rendere il più popolare possibile l'hi-fi e l'ascolto di qualità inglese, perché lui ci teneva moltissimo a questo. Certi tempi sono passati, il primo B1 era completamente made in England, adesso no, perché è progettato da Musical Fidelity e costruito in Cina, ovviamente altrimenti i costi non potrebbero essere quelli, però Simon Querry ci ha messo le mani, abbiamo visto nello sventramento quanto poi, ecco, io ci ho visto proprio una cosa in questo B1, la differenza tra il pensiero di un progettista hi-fi molto bravo, e quello che invece vedo spesso in prodotti cinesi, che è
il voler mettere per forza di cose il componente più bello, ma senza però quella logica che invece bisogna seguire quando si deve fare un componente che suona. Sì. Quindi alimentazione di un certo tipo, rail diversi con alimentazioni diverse, finali, pre-driver e i 5 volt, e tutta una serie di piccoli e grandi accorgimenti che ti fanno capire che quel progettista sa esattamente di cosa si parla e vuole fare un prodotto con un rapporto qualità-prezzo imbattibile. E io credo, nella mia piccola esperienza di progettista, che è molto più difficile fare un prodotto economico che suona piuttosto che l'inverso, farne uno molto costoso, perché lì poi non hai limiti o ce l'hai molto aleatori di budget. Collegato questo B1 a me ha convinto, cioè magari avercelo quando avevo 20 anni, perché quando avevo 20 anni io non era il 1990 che è uscito il B1. No, sì. Quindi questi 60 watt si sentono tutti, si sentono bene, si sentono pieni, senza alcuna incertezza e senza tanti compromessi. Sì, allora io ho avuto la sensazione di un amplificatore, togliamo tutta quanta la parte delle caratteristiche tecniche, della versatilità che comunque è eccellente, togliamo queste considerazioni, parlo soltanto del suono. Io ho avuto la sensazione che dietro questo amplificatore c'è un'idea di suono, ed è un'idea di suono che io credo, ma sto andando come dire, a mettermi nella testa del progettista, e forse lo sto facendo in maniera non giusta, però questo è quello che io ho percepito, che progettista che credo che abbia fatto questo ragionamento: a chi va in mano un prodotto di questo genere? Molto probabilmente a chi inizia con il mondo dell'audio. Di che cosa ha bisogno questa persona? Di coinvolgimento. Forse anche a discapito della precisione, dell'analiticità, della coerenza timbrica. Quello viene dopo. Quello probabilmente viene quando questa persona Ha maturato. ha maturato, è andata avanti nel suo percorso, ha affinato le sue capacità critiche ed è in grado di apprezzare il prodotto più sofisticato, il suono di un componente migliore. Questo amplificatore, se vogliamo, non è il massimo dal punto di vista della precisione, della risoluzione. Ecco, direi che il parametro che a me ha lasciato forse più perplesso è proprio il concetto di risoluzione. Certe volte è come se fosse leggermente carente, però è qualche cosa che rientra, secondo me, in un quadro più generale. Cioè, non vado a cercare quello, vado a cercare di essere accattivante, vado a cercare di essere convincente. Con chi? Con quel signore che ha speso i 800 euro, 750 euro, 799 euro, quasi 800 euro. Sì, ma quel signore lì è probabilmente un esordiente che ha speso tanti soldi, perché 800 euro per chi inizia è un discreto budget. Quello vuole andare a casa, lo vuole collegare e vuole essere rapito, e questo amplificatore lo fa. Poi all'ascoltatore, magari un po' âgé come siamo noi, che ne hanno sentiti tanti, sì, ecco, magari c'è qualche cosa che convince un po' di meno, ma voglio dire, va benissimo così. Sì, quindi scusami se ti interrompo, per 800 euro di amplificatori che vanno così non credo che ne abbiamo sentiti. Ma senti, non lo so, adesso io diciamo, in questo nuovo corso del fine 20-25, anno accademico 25-26, giusto. Ecco, io mi sono stufato di dire
questo apparecchio va molto di più di quello che costa, questo apparecchio, insomma, non lo so, non mi convince più di tanto fare queste classifiche, cioè o uno fa le classifiche e prende A e B, li mette lì a parità di condizioni e fa una cosa fatta precisa, oppure io affermazioni di questo tipo mi sono ripromesso di non farne quest'anno. Dico però che rispetto al prezzo di 799 euro, questo apparecchio ha le caratteristiche che ho enunciato prima. È un apparecchio non precisissimo, con una risoluzione forse un tantinello limitata, ma molto suadente, molto accattivante, molto di compagnia, generoso, grintoso, delicato quando deve esserlo. Secondo me va benissimo. E con una eccellente capacità di pilotaggio. Allora noi lo abbiamo collegato con le Indiana Line. Le Tesi 6 e le Diva 6. Esatto. Tipici diffusori che possono essere abbinati. Soprattutto quelle più economiche, che sono le Diva o le Tesi, va bene, quelle sì, più economiche ci sbagliamo sempre. Ci sbagliamo sempre. E lì suonava, teneva il volume, immaginatevi pilotava. Insomma, qualcuno che spende la stessa cifra, perché poi mi pare che costano 800 euro entrambi, Sì, quindi sì. 800 per i diffusori, 800 per l'amplificatore, 8 e 8, 16, 1600 euro. Un media player costa 200 euro, quindi diciamo neanche 2000 Neanche euro 2000 di fare euro un impiantone. si è fatto un impiantone che è capace di emozionare, un impiantone che intelligentemente lo posso collegare anche alla televisione. Poi quel signore ci arriverà dopo a capire che un televisore messo in mezzo ai diffusori non è proprio la strada maestra per un suono perfetto. Chi se ne importa? Ogni cosa a suo tempo. Bravo, anche perché tu mi parlavi di precisione, di fuoco, ma questo è un amplificatore che deve, come alcune volte dico io, deve togliere i sassi, nel senso che deve cercare di avvicinare l'appassionato, il neofita o la persona che vuole amplificare anche il televisore a un ascolto di qualità, e lì non conta assolutamente il micro dettaglio, ma conta piuttosto il corpo, il suono, certo, la rotondità, la presenza, e credo che anche abbinato a magari dei diffusori più âgé, quelli che avete sullo scaffale magari del nonno, vi darà comunque delle eccellenti soddisfazioni. Un po' quindi come voleva essere, come è stato il B1 di Musical Fidelity, quindi né più né meno, vista in chiave moderno, con componenti moderni e con un'attenzione che ho già sottolineato al dettaglio, compreso il fatto che alla fine è un amplificatore completamente analogico e quindi evita completamente certe discussioni sul digitale che alcune volte ascoltiamo, ecco, e delle quali però non prendiamo una posizione. Ecco. No, quindi ecco, io direi complessivamente il bilancio è positivo, apparecchio consigliabilissimo, premio EISA meritato, non avrei altro da dire. Benissimo, quindi subscribe, campanella, social, il nostro sito www.audio2g.it o .com, seguiteci, speriamo che questa recensione vi sia piaciuta. Ciao! Ciao!